Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Hachette, dove all'interno troviamo il Mazinga Z. Io non ho resistito, sono andato già a vedermi un numero, gli altri li aprirò con voi. Dal numero 24 al numero 27. Prima di tutto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore, molto sinceramente. Vi dico, come vi ho detto più volte, senza di voi io non sarei neanche qui. Sto arrivando al 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo è solo grazie a voi. E alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno che volesse farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. Saluto anche Riccardo, ciao Riccardo, che mi ha commissionato la revisione totale del suo Ironman. Allora, alla fine poi restate con me perché prendo tutto quello che ho montato e poi ci salutiamo. Allora, come avete sentito, probabilmente il prossimo anno, di solito escono a gennaio, uscirà il grande Mazinga Z. Sono contento perché è da quando è uscito il Mazinga Z che io dico che sarebbe uscito il grande Mazinga, così come poi uscirà anche il Goldrake, vedrete, e il Gigrobo d'acciaio. Non perché io sia Nostradamus, ma semplicemente perché è impensabile credere che possa essere soltanto riprodotto il Mazinga Z e non tutto il resto di questa collana meravigliosa che ci ha fatto sognare, che ancora ci fa sognare. Da un'idea di Go Nagai hanno riprodotto questa armatura bellissima, questo robot, che è un'edizione, come ho già detto, Hachette. L'uscita è la 24, l'altezza del Mazinga Z è 75 cm. Una volta messo sul centro ricerche fotoatomiche, sulla base, il punto più alto misurerà 90 cm. La collana è formata da, se non erro, 100 uscite. Mi dovete scusare, ma se avete visto la mia playlist, ho diverse collezioni che sto facendo. Vi volevo dare conferma. Sì, 100 uscite. Ecco qui. Adesso sapete che io ci tengo a dare possibilità, ovviamente a tutti coloro i quali non hanno fatto la collezione, di poter dare lettura oltre che visione delle immagini dell'intero fascicolo. Poi andremo a vedere i pezzi nel dettaglio. Ovviamente quando andrò a fare le sessioni di montaggio di ogni numero non dovrò più fare quello che sto facendo adesso, quindi necessariamente questo video sarà più lungo. Come vi ho detto sempre dai primi video, è un mio pensiero perché ragiono per logica. Adesso poi faccio
terminare questo fascicolo e poi ve ne parlo, perché devo farvi vedere le immagini. Che bello quando si legge nel prossimo numero le scure atomiche, braccio sinistro. E queste sono in metallo sicuramente, almeno l'attaccatura sarà in metallo, perché vanno ad attaccarsi, se vi ricordate, alle 4 calamite che abbiamo messo all'interno, quelle dove veniva specificata che la lettera S doveva andare verso l'esterno. Ecco qui. Vi volevo parlare nuovamente di questo antiestetico, se dovesse rimanere così, di questa antiestetica articolazione del braccio. Secondo me, ma per logica, anche se guardando i tutorial giapponesi dove sono arrivati già al 100, quasi al 100° numero, ecco, e infatti lì il grande Mazinga Z uscirà a breve. Io sono sicuro, per ragioni di logica, però se mi sbaglio, ho sbagliato sì, ma non ha logica, e adesso vi spiego perché. Questo sparamissili, come se vi ricordate, ha un'ogiva che va ad inserirsi nella boccola in silicone. Bene. Da quest'altra parte, faccio vedere subito, abbiamo un'altra boccola in silicone. Allora, non avrebbe senso, vi faccio vedere, non avrebbe alcun senso aver creato l'inserimento con l'ogiva e un'altra boccola estraibile dello sparamissili. Bastava farlo fisso e finiva lì. Penso che su questo siete tutti d'accordo con me. Proprio perché questo è estraibile, si potrà presentare o il Mazinga con l'avambraccio alzato, questo, dove si vedrà appunto lo sparamissili, oppure si sfilerà questo, si metterà dentro uno snodo che penso ci verrà dato proprio negli ultimi numeri per consentire al braccio di poter articolare, al gomito di poter articolare senza vedere questa cosa qui, questa cerniera qui. Ecco perché dico per logica. Se dovesse non accadere tutto questo, cioè che non ci venisse dato poi alla fine questo snodo, sarebbe fuori di ogni logica. Ecco perché ho dedotto questo. E quindi io penso che ci verrà dato lo snodo. Bene. All'interno troviamo questo pezzo che è il meccanismo del gomito sinistro in policarbonato, fatto molto bene. Questo è il perno del gomito sinistro in acciaio. L'o-ring in gomma. Copertura del perno sinistro in policarbonato. E il giunto sferico del gomito sinistro, anche questo in policarbonato.
e una serie di viti, eccola qui. In realtà sono due serie di viti insieme, tutte e due da avvitare nella plastica, lo si evince dalla distanza della filettatura tra una riga e l'altra, quelle per il metallo sono molto più attaccate, quindi qui non usate alcun tipo di lubrificante, vedete? Non vi potete sbagliare, due sono lunghe e due sono corte. E abbiamo visto il primo. Andiamo a vedere il numero 25. Io sono subito andato ad aprirmi, non appena mi è giunto il pacco, i due numeri dove ho le due parti verniciate, che vedrete dopo, dell'avambraccio. Perché? Perché ho sempre il terrore di trovare difetti. E invece devo dire che questa volta non dovrei usare questa parola, questa frase, sono stato fortunato, perché non si dovrebbe trattare di fortuna, ma dovrebbero avere aziende che si occupano della verniciatura con degli ugelli, con dei sistemi perfetti dove queste cose non dovrebbero accadere, seppur anche poi te lo sostituiscono, ma è sempre fastidioso. Questa è sempre la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi, che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Le scure, scusatemi perché mi si è incastrato il filo dell'anello luminoso, ecco qua, le scurie atomiche del braccio sinistro. Come ho detto altre volte, anche altri modelli valgono il prezzo di quello che paghiamo. Vedi la Lancia Stratos, Livrea l'Italia del grande pilota Sandro Munari e del suo copilota navigatore Silvio Maiga, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1976. Vedi la Audi 4, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984 con Walter Roll. Il navigatore si chiama Christian, ma ha un cognome che preferisco non pronunciare perché non sarei in grado. Vedi la Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Sono tutti modelli che valgono quello che costano, però questo Mazinga Z, ragazzi, diciamocelo chiaro, chi è che non si è accorto che il prezzo che andremo a corrispondere è più che giustificato dalla costruzione, dal sistema proprio di montaggio, dalle parti metalliche, acciaio, policarbonato, silicone, gomma, filettature già presenti in diversi punti. E poi tante altre cose funzionanti. Ma vi rendete conto? Cioè, siamo davanti a qualcosa di meraviglioso. Immaginatevi poi quando avremo il grande Mazinga Z, poi successivamente verrà fatto il Goldrake e poi il Gigrobo d'acciaio, sempre su questa linea. Sarà meraviglioso. Hanno messo del nastro adesivo trasparente, hanno fatto bene per evitare che aprendosi accidentalmente possano cadere e rovinarsi.
Andiamo a controllare che siano a posto. Sì. Questa è in plastica, ma ovviamente la parte sotto sarà in metallo. Anzi no, perché abbiamo la calamita. Ok, capito. Michelangelo, cosa fai qua? No, non sono impazzito. Adesso vi faccio vedere se riesco. Eccolo qua il mio amore. Lui ama farsi accarezzare il pancino. Si chiama Michelangelo. È un gatto tigrato europeo, arancione di poco più di 2 anni. Ed è il mio amore, l'unico componente della mia famiglia. Ciao amore mio. Ma quanto è bello. Va bene amore. Ah, lui non andrebbe più via da qui, eh. Non vi riesco a spiegare, guardate come mi fa stare bene questo mio fratellino. Ciao amore mio. Va bene, scusatemi, è parte di me, ho voluto condividervi questa meraviglia della natura. Vieni amore. Ah, guardate, non se ne va più via se non lo prendo, eh. Fai così e lui... Vieni amore. Oplala. Oplala. Vai amore, però adesso devo chiuderti purtroppo, fuori. Adesso lo sentirete un po' miagolare, ma non posso fare diversamente perché ho tutte le parti del Mazinga Z dietro e sinceramente non mi basterebbe tutta la colla che ho a disposizione per riparare poi i danni che mi farebbe. Allora, vi stavo dicendo che pensavo che fossero in metallo, ma nessun problema perché abbiamo poi questi magneti potentissimi che verranno posizionati qui all'interno di queste scanalature. Qui sono 4 tutti attaccati, ecco, messi qui, e questi permetteranno poi di andarsi ad attaccare, se vi ricordate, con gli altri che sono qua. Così. Meraviglioso. Comunque abbiamo questo, che è l'alloggiamento in stirene ad alta resistenza. E poi queste che saranno messe così. Ok, non voglio premere i perni perché ovviamente ci vanno ancora le calamite al suo interno, però ecco, questo è. Solo che, no, infatti, questa va montata da questa parte perché non era in linea, non poteva essere quella. Eccole qui, così. Guardate se non sembrano di metallo. Che belle, che meraviglia. Bene, via anche questo. Ecco qui.
Adesso passiamo al numero 26, che io avevo già aperto per quello che vi avevo detto prima, per controllare appunto la fattura di questo pezzo. Seguitemi anche in Robocop, e per chi avesse fatto l'Ironman andate a vedere, perché Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare tutte le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, e lì troverete tutte le soluzioni per il vostro Ironman. Questo è il montaggio della prima parte dell'avambraccio destro, lo abbiamo già fatto per il sinistro. Qua ci dobbiamo solo preoccupare di controllare che i pezzi siano verniciati in maniera perfetta. Per il resto c'è da fare qualche intervento, come può essere quello che vi ho fatto vedere per evitare il gioco di questa battuta dell'avambraccio, dove poi attaccata a questo perno sferico, a questa ogiva, ci andrà poi la mano. Vedete, questo vi balla, andate a vedere il video che ho fatto per evitare poi che ci sia il gioco tra la parte in plastica e la parte metallica. Buona lettura. I fascicoli sono veramente molto ricchi, molti di voi non li leggeranno neanche e fanno veramente male. Qui siamo come in biblioteca, non si parla, silenzio assoluto. La realtà, almeno chi mi segue lo sa, è che Michele non è in grado di mettere le musiche. È un canale alla buona. Dovete controllare che i vostri pezzi non abbiano puntini o cose di questo genere o imperfezioni, altrimenti chiedetene la sostituzione. Una serie di viti. Qui non vi serve assolutamente, ma lo dirò anche nel video del montaggio, usare lubrificanti o crearvi filetti, perché il materiale usato per le viti è resistente e non vi serve, perché scorre molto bene quando andrete a crearvi i filetti. Questa è la giunzione destra in policarbonato. Due magneti in lega metallica, la boccola in silicone e infine questi che sono gli alloggi dei due magneti in policarbonato. Bene, andiamo a vedere l'ultimo numero di questa nuova consegna.
il 27. Parte seconda, avambraccio destro. Devo dire che sono anche molto soddisfatto della guida al montaggio, chiara e precisa. Ricordatevi questa leggenda. Qua vi dà un promemoria di quello che troverete quando andrete ad inserire e a montare il vostro Mazinga Z. Vedete? Qui vi faccio solo questo esempio. Abbiamo questa freccia tratteggiata e andiamo a vedere qui e ci dice tratteggio innesto a secco, quindi semplicemente lo chiudete dove va chiuso, stringete con le viti e siete a posto. Se invece avete la linea continua della freccia, dovrete incollarlo, e la parte invece che vedrete contraddistinta dal colore giallo è la zona dove dovrete andare a mettere il collante, ok? Nel prossimo numero che riceveremo nella prossima consegna, il numero 28, l'articolazione del gomito destro. Ah, guardate che spettacolo! Disegnatore Go Nagai, il Mazinga Z ferito, all'altezza del cuore. Stiamo montando una meraviglia del modellismo, non c'è nulla di così bello, dettagliato e strutturato così. Ecco qua. Anche questa è una ripetizione di quello che abbiamo già montato, solo che questo è il destro e l'altro era il sinistro. C'è un piccolo puntino qui, ma riesco a toglierlo, spero, vedete? Perché mettono le pellicole, no? Ma cosa mettete a fare le pellicole protettive se il pezzo sotto ha già il difetto? È una cosa bella da vedersi se il prodotto sotto è verniciato bene, diversamente cosa serve? Qui abbiamo la base del polso destro, la base del polso destro in policarbonato. Ho dovuto ripeterlo perché non ho capito cosa ho detto la prima volta. Questo è sempre in policarbonato e sono gli alloggi dei due magneti, il giunto sferico in policarbonato, i due magneti e 3 serie di viti. Sì, abbiamo queste lunghe e poi qui all'interno abbiamo quelle che hanno la testa più larga, che hanno la funzione di rondella,
già contenuta nella vite stessa, e poi abbiamo le altre che hanno la testa più piccola, vedete? E qui abbiamo i due bulloni con le rondelle. Bene, adesso prendo quello che ho montato, quindi cominciamo con questo. Questa è poi la parte anteriore. Che spettacolo! La testa, l'avambraccio, Koji Kabuto, che poi andrà inserito dentro il jet builder. Questo sarà poi messo così. Questo è quello che ho montato fino all'uscita numero 23. Questo non è soltanto quello che ci è servito per provare le luci della testa, ma sarà poi quello definitivo da mettere dietro la schiena, dove poi andranno attaccati anche i cavi della luce del torace e del getto della bocca. Ecco qui. Questa mascherina vi ho spiegato più volte che va poi, se deciderete di mettere le punte in metallo senza il raggio congelante, gli occhi sono meno trasparenti della mascherina, che invece farà vedere i 3 LED, uno per ogni occhio, e la punta di questa antenna, che è plastica, qui è trasparente, e vedremo il raggio congelante, quello blu. Qui invece sono in metallo e più vicino alla colorazione dell'anime, ma sinceramente bellissimo anche così. Però ricordatevi che una volta che andrete a metterlo nella bacheca non ci dovete chiaramente giocare, quindi io eviterei di lasciare inserite il pacco batterie, quindi potrete presentarlo con le antenne in metallo e la mascherina, quella con gli occhi meno trasparenti e più arancioni. Questo semplicemente perché a me basta sapere che tutto funzioni, ma ovviamente non andrò a mettere all'interno le batterie per lasciarle lì, poi con il rischio che con gli anni possano queste deteriorarsi facendo uscire fuori l'acido contenuto in esse e crearmi danni, insomma, che non è il caso di avere su un modello del genere. Qui abbiamo lo sparamissili, la spallina, guardate che bella, qui hanno fatto questo particolare in plastica per evitare che con l'urto possa rovinare la vernice. Bellissimo. Koji Kabuto in piedi, che verrà poi posizionato alla base, proprio della base del centro ricerche fotoatomiche, e Koji Kabuto, già come ho detto prima, all'interno del suo jet builder, dove ci sarà la plancia comandi tutta illuminata
Le eliche gireranno grazie a due micromotorini come quelli contenuti negli spazzolini da denti. Ovviamente le ali saranno basculanti per permettere al jet builder di inserirsi all'interno della testa, quindi faranno questo movimento. E dietro ci saranno le luci arancioni, sempre del jet builder, che diventeranno più intense e meno intense, creando quell'effetto di reattore acceso, bellissime. Bene ragazzi, credo di avervi detto tutto. Questo poi è il pezzo che servirà per andare a chiudere la spalla. Io vi ringrazio del vostro tempo, ci vediamo adesso nei prossimi 4 video che andrò a preparare, uno ovviamente per ogni uscita, quindi mi raccomando, rimanete con me e non dimenticatevi, sempre che ne abbiate piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E se vorrete darmi un'ulteriore mano d'aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati perché posso essere d'aiuto a tante altre persone che hanno meno dimestichezza ed esperienza nel campo del modellismo. Ciao a tutti ragazzi, un saluto a voi, un abbraccio veramente con tutto il mio cuore e un saluto ai vostri cari più cari. Ciao!